Bene, oggi leggerò un altro brano tratto dal mio romanzo Tiguaron. È un brano che parla di bambini in età scolare, bambini che fanno una vita da bambini in questo mio mondo parallelo, dove però vivono nella famosa terra dei clan. Allora, per piacere, se vi è piaciuto quello che avete sentito l'altra volta, se vi piace questo che sentite adesso, ricordatevi like, condividete e iscrivetevi. E adesso buon ascolto. Andate a pagina 167, esercizio 12. Lucia, alla lavagna. Ruben, detta l'espressione. Il ragazzo comincia a dettare con attenzione. Scandiva chiaramente parentesi e frazioni intonando una specie di canto. La sorella scriveva e tutta la classe con lei si accingeva a risolvere l'esercizio. La luce bianca di una giornata primaverile si intrufolava guardinga nell'aula gremita di allievi. La maestra Giulia si ritrovava ogni anno con classi sempre più numerose. Prima o poi il governo avrebbe dovuto costruire vere e proprie scuole lì nelle terre dei clan e non limitarsi a qualche stanziamento per quell'unica aula decrepita e fredda. Lo sguardo dolce dell'insegnante scivolò sulle teste chine concentrate sul calcolo. La piccola Lucia scriveva alla lavagna picchiettandovi sopra ogni volta che tracciava parentesi o linee di frazione. Quella bambina era davvero in gamba. Aveva la mente pronta e un sorriso disarmante con quegli obliqui occhi grigi come il padre, re Riccardo. Era la sorella minore di Ruben. Lui invece rimaneva ancora un mistero per Giulia. Era sveglio e attento fino a quando qualcosa non rapiva la sua mente trasportandola via. Viveva con loro, ma anche in un mondo interiore vasto e inesplorato che lo affascinava nei momenti più inaspettati. I due fratelli non si assomigliavano molto. Lei era piccola, perspicace, con capelli scurissimi e occhi cangianti in un volto dall'incarnato d'alabastro. Lui invece aveva gli occhi ancora più verdi della madre e i capelli color bronzo con quell'inconfondibile ciocca argentata che gli spuntava proprio sopra la fronte. Quando la maestra lo vedeva giocare sotto il sole, le sembrava quasi che un raggio risplendesse solo per lui. Un bagliore tradì il movimento del capo del ragazzo e in effetti, mentre il resto della classe era chino sui quaderni, lui aveva sollevato il volto ad osservare il volo di una libellula azzurra penetrata nel grigiore della classe. Era capace di restare rapito dalle meraviglie della natura per ore, senza che tuttavia quella predisposizione corrispondesse ad una particolare propensione per lo studio delle scienze. Per quanto fosse acuto nelle sue produzioni scritte, tanto da eccellere in letteratura, tutte le materie scientifiche erano un vago argomento che la crudele maestra gli propinava a intervalli regolari. Lucia invece sì che riusciva in tutte le materie. Apprendeva facilmente ed era un ottimo aiuto in classe per assistere i compagni in difficoltà. Aveva un modo tutto suo di elargire le spiegazioni. Li faceva sentire a loro agio fino a quando si accorgeva che si ostinavano a non impegnarsi. In quel momento la sua espressione mutava e da vera figlia del re si accigliava come un'adulta, avvicinando il volto al malcapitato finché la vittima di turno crollava. Farfugliando qualche parola, scivolavano col sedere sulla sedia per tentare di allontanarsi da quello sguardo accusatore. Alla fine cedevano. Tutti. In quel modo Lucia era riuscita a far entrare le minime nozioni anche nelle teste più dure, con grande sollievo per l'insegnante che con una classe di 35 allievi si sentiva talvolta schiacciata da quella massa soverchiante. Suonò la campanella e come fossero stati punti contemporaneamente da 35 vespe impazzite, i bambini saltarono in piedi sciamando verso l'uscita. Si allontanarono tutti in un turbine vivace e spensierato, svanendo velocemente nel profumo vibrante della primavera. Ecco qua, Bookgate Magic oggi vi ha dato un piccolo assaggio di Tiguaron. Spero di avervi accompagnato in questo piccolo viaggio con questi bambini a scuola, questa voglia di apprendere, questa voglia di scappare dalla scuola anche. E bene, sono contenta di avervi avuti qua. E vi chiedo ancora come sempre un like, iscrivetevi
sostenete il canale, ditemi che cosa vorreste sentire, che cosa vorreste udire, che cosa volete che vi accompagni nei vostri momenti anti-stress, nei vostri momenti di relax, di evasione, perché Book Gate Magic è questo, evasione. Ditemi voi. Intanto grazie e a presto!